Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Efficib, compresse rivestite, Alpha Sigma SPA, ultimo aggiornamento, 9 marzo 2022. Cos'ha Efficib, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Efficib, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Efficib, compresse rivestite? Efficib, compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo sitagliptin più metformina, appartenente alla categoria degli metabolici antidiabetici e nello specifico associazione di antidiabetici orali. È commercializzato in Italia dall'azienda Alpha Sigma SPA. Efficib, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Efficib 50 mg/850 mg 56 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp Dome DV. Concessionario: Alpha Sigma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: sitagliptin più metformina. Gruppo terapeutico: metabolici antidiabetici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2. Efficib è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin più metformina. Efficib è indicato in associazione con una sulfonilurea, per esempio, triplice terapia di associazione, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina e una sulfonilurea. Efficib è indicato come triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma, pari per esempio, un tiazolidinedione, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina e di un agonista pari. Efficib è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina, per esempio, triplice terapia di associazione, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando una dose stabile di insulina e metformina da sola non forniscono un adeguato controllo glicemico. Posologia. La dose della terapia anti-iperglicemica con Efficib deve essere personalizzata sulla base del regime di trattamento corrente del paziente, dell'efficacia e della tollerabilità, non superando la dose giornaliera massima raccomandata di sitagliptin 100 mg. Adulti con normale funzione renale, GFR a 0 90 ml/min. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la dose massima tollerata di metformina in monoterapia. Per i pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con metformina da sola, la dose usuale iniziale deve essere sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera totale di 100 mg, più metformina a dose invariata. Pazienti che passano da un regime di co-somministrazione di sitagliptin più metformina. Per i pazienti che passano da un regime di co-somministrazione di sitagliptin e metformina, la terapia con Efficib deve essere iniziata mantenendo invariata la dose di sitagliptin e metformina. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose massima tollerata di metformina ed una sulfonilurea. La dose da somministrare deve essere sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera totale di 100 mg, ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Quando Efficib è usato in associazione con una sulfonilurea, si può rendere necessaria una dose più bassa della sulfonilurea per ridurre il rischio di ipoglicemia, vedere paragrafo 4.4. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose massima tollerata di metformina e di un agonista pari. La dose da somministrare deve essere sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera totale di 100 mg, ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con insulina e la dose massima tollerata di metformina. La dose da somministrare deve essere sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera totale di 100 mg, ed una dose di metformina simile a quella già assunta.
Quando FC va usato in associazione con insulina, si può rendere necessaria una dose più bassa di insulina per ridurre il rischio di ipoglicemia, vedere paragrafo 4.4. Per dosi differenti di metformina, FC-BA disponibile in dosaggi di sitagliptin 50 mg e metformina cloridrato 850 mg o metformina cloridrato 1000 mg. Tutti i pazienti devono continuare la loro dieta raccomandata con un'adeguata distribuzione dell'assunzione di carboidrati durante la giornata. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Non ha richiesto alcun adattamento delle dosi per i pazienti con compromissione renale lieve. Tasso di filtrazione glomerulare GFR a 0 yen 60 ml/min. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti metformina e, successivamente, almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani, la funzione renale deve essere valutata con maggior frequenza, ad esempio, ogni 3-6 mesi. La dose massima giornaliera di metformina deve essere preferibilmente suddivisa in 2-3 dosi giornaliere. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4.4, devono essere riesaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina in pazienti con GFR 60 ml/min. Qualora non fosse disponibile un dosaggio adeguato di FC-BA, i singoli monocomponenti devono essere utilizzati al posto dell'associazione a dose fissa. GFR ml/min. Metformina sitagliptin 60-89. La massima dose giornaliera a 3000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. La massima dose giornaliera a 100 mg. 45-59. La massima dose giornaliera a 2000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. La massima dose giornaliera a 100 mg. 30-44. La massima dose giornaliera a 1000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. La massima dose giornaliera a 50 mg. 30. Metformina controindicata. La massima dose giornaliera a 25 mg. Compromissione epatica. FC-BA non deve essere assunto da pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Anziani. Poiché copyright metformina e sitagliptin sono escreti dal rene, FC-BA deve essere usato con cautela con l'aumentare dell'età. È necessario il monitoraggio della funzionalità renale per prevenire l'acidosi lattica associata all'uso di metformina, particolarmente nell'anziano, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Popolazione pediatrica. FC-BA non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 10 e 17 anni a causa di efficacia insufficiente. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2. FC-BA non è stato studiato in pazienti pediatrici di età inferiore a 10 anni. Modo di somministrazione. FC-BA deve essere assunto 2 volte al giorno con i pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate all'uso di metformina. Controindicazioni. FC-BA controindicato in pazienti con ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere paragrafi 4.4 e 4.8. Qualsiasi tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica, chetoacidosi diabetica, precoma diabetico, insufficienza renale severa, GFR 30 ml/min, vedere paragrafo 4.4. Stati acuti che potenzialmente possono alterare la funzionalità renale quali disidratazione, infezione severa, shock, somministrazione endovascolare di agenti di contrasto iodati, vedere paragrafo 4.4. Malattia acuta o cronica che può causare ipossia tessutale quale insufficienza cardiaca o respiratoria, infarto del miocardio recente, shock, compromissione epatica, intossicazione acuta da alcol, alcolismo, allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Generalità. FC-BA non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 1 e non deve essere usato per il trattamento della chetoacidosi diabetica. Pancreatite acuta. L'uso degli inibitori della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In pazienti con diabete di tipo 2 la somministrazione concomitante di dosi multiple di sitagliptin, 50 mg 2 volte al giorno, e metformina, 1000 mg 2 volte al giorno, non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Efficib, compresse rivestite. insieme ad altri farmaci come Eurus Gastrografina Euro, Eurus Neomedil, soluzione a Euro, Eurus Neoxynalalcolico a Euro, Eurus Omnipaque 300 Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Efficib, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Efficib, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull'uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva di sitagliptin ad alte dosi, vedere paragrafo 5.3. I pochi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Efficib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Quando si guida o si usano macchinari, si deve tuttavia tenere presente che con sitagliptin sono stati segnalati capogiro e sonnolenza. In aggiunta, quando Efficib ha usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina, i pazienti devono essere allertati relativamente al rischio di ipoglicemia. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Non sono stati effettuati studi clinici terapeutici con Efficib compresse, sebbene sia stata dimostrata la bioequivalenza di Efficib con sitagliptin più metformina somministrati in concomitanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Durante gli studi clinici controllati condotti su soggetti sani, sono state somministrate dosi singole di sitagliptin fino a 800 mg. In uno studio con una dose di sitagliptin di 800 mg sono stati osservati aumenti minimi del QTc, considerati non clinicamente rilevanti. Non vi è esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi di fase a dosi multiple, non sono state osservate reazioni cliniche avverse correlate con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al giorno per periodi fino a 28 giorni. Un grande sovradosaggio di metformina, o fattori di rischio coesistenti per acidosi lattica, può portare all'acidosi lattica che ha un'emergenza medica e deve essere trattata in ospedale. L'emodialisi ha il metodo più efficace per rimuovere lattato e metformina. Negli studi clinici, circa il 13,5% della dose è stata rimossa nel corso di una sessione di emodialisi di 3-4 ore. Si può prendere in considerazione un'emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal punto di vista clinico. La dializzabilità di sitagliptin con dialisi peritoneale non ha nota. In caso di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per esempio, rimuovere il materiale non assorbito dal tratto gastrointestinale, applicare il monitoraggio clinico, inclusa l'effettuazione di un elettrocardiogramma, e istituire una terapia di supporto qualora fosse richiesto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, associazioni di farmaci ipoglicemizzanti orali, codice ATC. A10BD07. Efficib ha un'associazione di due medicinali anti-iperglicemici con meccanismo d'azione complementare per migliorare il controllo glicemico. Proprietà farmacocinetiche. Efficib. Uno studio di bioequivalenza condotto su persone sane ha dimostrato che le compresse di Efficib, contenenti l'associazione sitagliptin/metformina cloridrato, sono bioequivalenti alla somministrazione concomitante di singole compresse di sitagliptin. Dati preclinici di sicurezza. Con Efficib non sono stati effettuati studi sull'animale. In studi di 16 settimane nei quali i cani sono stati trattati con metformina da sola o con un'associazione di metformina, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, e 460, povidone K29, 32, e 1201, sodio lauril solfato, sodio stearil fumarato, rivestimento della compressa, polivinilalcol, macrogol 3350, talco, e 553B, titanio diossido, e 171, ferro ossido rosso, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Efficib, compresse rivestite a base di sitagliptin più metformina sono Ianumet, Velmetia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.